Ciao a tutti ragazzi, oggi video molto interessante perché andiamo a rispondere all'esigenza della fluidità per chi gioca da console. Faccio questo video perché ieri mi sono imbattuto in un commento sotto un video YouTube di un ragazzetto molto forte su Warzone che gioca da console e un ragazzo sotto commentava chiedendosi come fosse possibile che lui avesse questa fluidità. In realtà io ho la stessa fluidità e quindi ho detto perché non farci un video, insomma, alla fine è solo una questione di impostazioni ovviamente. E quindi andremo a vedere sia le impostazioni del gioco, che in realtà non sono tantissime, la vera differenza la fanno le impostazioni della console della PS5, che purtroppo non mi permette di registrare video all'interno del menu delle impostazioni, quindi ho fatto delle istantanee che ho incollato a questo filmato e insomma andremo a commentare insieme. Intanto insomma qua la qualità poco ci importa, insomma quello che ci importa è il succo del discorso. Allora, ve le lascerò scorrere abbastanza velocemente, tanto nel gioco non sono così rilevanti, cioè nel senso a parte qualcune, insomma poi la maggior parte di quelle che si vedranno sono abbastanza ininfluenti dal punto di vista della fluidità e dell'input lag, perché appunto andremo a vedere anche come ridurre al minimo l'input lag, però questo riguarda la console, il gioco poco e niente, insomma. Allora, partiamo, mi soffermerò su quelle che ritengo magari più rilevanti, il resto ve lo lascio andare. Vabbè, per chi ha un monitor a 120 Hz, ovviamente i 120 Hz attivi, la luminosità io non l'ho mai toccata, qua va a preferenza, vi consiglio di non aumentarla troppo, perché sennò vi spegne poi i colori in open, dove è molto luminoso. Modalità eco, non so se in qualche modo possa influire, io nel dubbio l'ho lasciata su no. Qua tutto disattivo tranne Fidelity che si può lasciare tranquillamente a 100, sono stati fatti dei test, non influisce sugli FPS, assolutamente, che lo metti a 50-100 non cambia niente. Qui, vabbè, tutto a preferenza, tranne il movimento visuale in prima persona minimo 50, se no ballate il twist, quando camminate vi si muove tutto e l'avete tutto tremolante. Qua nient'altro, vediamo, no, c'è niente che ci interessi. Interfaccia, qua se volete potete copiare, ripeto come ho già detto in un altro video, io sono un malato delle impostazioni, mi piace essere competitivo dal punto di vista del preset e quindi insomma se vi fidate potete copiare. Qua non ho toccato nulla a parte la personalizzazione del colore, io sono mezzo daltonico e per rendere i colori un po' più piacevoli filtro 2, applicazione filtro cromatico su entrambi. Potete impostare, insomma, vabbè, questa è una cosa risaputa, se non, insomma, se vi fosse nuova, provatela perché vi migliora un po' l'aspetto del gioco. E su interfaccia di gioco, qua, vabbè, impostazioni importanti, vabbè, ma qua non ci interessano in realtà i fini della grafica, della fluidità e dell'input lag. Però vabbè, ve li faccio vedere lo stesso, giusto per completezza. Allora, vabbè, andiamo oltre. Allora, passiamo alle impostazioni della Play, che sono le più importanti. Allora, eccoci qua. Allora, qua ci fermiamo. Allora, c'è un ragazzo indiano, credo, che vabbè, vive in America o in Inghilterra, non mi ricordo, che si chiama Daniel ZH. Se non lo conoscete, seguitelo perché è un grande. Fa test in cui perde ore e ore e ore con programmi appositi per misurare quanto un'impostazione possa andare a influire sull'input lag. L'input lag, per chi non lo sapesse, è il ritardo di elaborazione del gioco di un comando che noi diamo sul controller. Quindi io premo salto, l'input lag è il tempo che intercorre tra il momento in cui io lo premo e il momento in cui il gioco lo esegue. E ci sono delle impostazioni che non si capisce come mai, evidentemente è una questione di elaborazione della console, ok? Che vanno a influire positivamente sull'input lag, quindi vanno a ridurre di qualche millisecondo, parliamo di pochi millisecondi, che però insomma in un gioco come Warzone anche il millisecondo insomma fa la differenza. Allora, una di queste impostazioni è il contrasto elevato, quindi tutto disattivo tranne il contrasto elevato che deve essere attivo
Poi l'impostazione successiva è questa qua, feedback aptico durante la navigazione su console. Che cos'è? È quella brevissima vibrazione che viene eseguita ogni volta che noi premiamo un tasto, mentre siamo nel menu della Play. E potete però tranquillamente disattivare, non da qua, ma sulle impostazioni del controller, ma nella sezione accessori, potete disattivare la vibrazione del controller e lasciare attiva questa. Questo ovviamente non eseguirà quella breve vibrazione, però l'impostazione sarà attiva e andrà anch'essa a incidere positivamente sull'input lag. Poi andiamo alle impostazioni grafiche. Ah no, c'è ancora questa qua, l'HDCP, che è un'impostazione per, credo, per un discorso di copyright sulle app Netflix, YouTube, che vengono eseguite sulla Play. Questa incide maggiormente rispetto alle due precedenti sull'input lag, quindi ha diciamo, un effetto ancora più drastico. E l'unica cosa, quindi tenetela sempre disattiva, l'unica cosa è che se vi capitasse di dover vedere una serie TV su Netflix passando per la console, lo dovete riattivare, altrimenti la Play non vi lascia eseguire Netflix. Poi vi faccio vedere anche le impostazioni grafiche, eccole qua. E allora, vabbè, in termini di fluidità, l'impostazione che incide maggiormente è ovviamente il VRR. Il VRR fa sì che non ci sia un disallineamento fra gli FPS che manda la console e gli FPS che esegue il monitor, quindi vi evita tutte quelle rotture dell'immagine, quei momenti scattosi dell'immagine che ovviamente vanno a rompervi le palle perché insomma comunque sono fastidiose. Sì, uno si può abituare, insomma, però comunque influiscono sul gameplay, anche sulle prestazioni del gameplay, chiaramente. Quindi per chi dovesse cambiare monitor, stesse valutando, insomma, vari monitor sul mercato, secondo me l'impostazione a cui dare precedenza, la caratteristica a cui dare precedenza, a cui dare priorità è che il monitor sia dotato di VRR, perché credetemi fa veramente la differenza e lasciate perdere FreeSync, VSync e company perché a differenza delle VRR vanno a incidere molto sull'input lag. Quindi sì, fanno il lavoro loro, però a discapito della rapidità, della velocità di elaborazione dei vostri comandi. Poi vi faccio vedere anche sotto, vabbè, qua in realtà lasciate su automatico, disattivate il VRR incide sia sugli FPS che sull'input lag. E per ultima, questa sezione qua tutti gli streamer, ah dovete mettere in modalità, non è vero, in realtà potete lasciare impostazione predefinita del gioco perché poi è il gioco stesso che riconosce che voi avete attivato i 120 Hz e in automatico funziona in modalità prestazioni. Però vabbè, io ce l'ho sempre avuto così, appunto perché all'inizio, quando iniziai a giocare a Warzone, si diceva di metterlo così, io non l'ho mai più toccata, però in realtà ho provato, se mettete impostazione predefinita del gioco, vi gira comunque in modalità prestazioni, ovviamente. Niente ragazzi, abbiamo finito, fatemi sapere eventualmente se doveste provare queste impostazioni, se avete riscontrato effettivamente un miglioramento nella prontezza del gioco, nel recepire i vostri comandi, quindi da un punto di vista dell'input lag e anche a livello di fluidità del gioco. E qualsiasi cosa, insomma, potete scrivermi nei commenti se avete dubbi o se volete magari degli approfondimenti su altri argomenti, su altre impostazioni per giocare al meglio. Vi auguro una buona giornata e buon game. Ciao a tutti.